Benvenuti a Modena! Mi chiamo Paola e oggi vi accompagnerò alla scoperta della città. Iniziamo qui dal Teatro Comunale Pavarotti Freni, inaugurato nel 1841. È uno splendido esempio di teatro neoclassico che ha conservato intatto nel corso del tempo tutto il suo fascino. Modena è una città perfetta per essere visitata a piedi. Al centro la Via Emilia, una strada con oltre 2200 anni di storia. La forma della città è delimitata dai viali di circonvallazione, un tempo le mura di cinta della città, distrutte a partire dall'inizio del XX secolo per permettere a Modena di espandersi. Il Duomo di Modena è uno splendido esempio di architettura romanica. È stato realizzato in collaborazione tra l'architetto Lanfranco e lo scultore Viligelmo a partire dal 1099. Custodisce la tomba di San Gemignano, il santo patrono protettore di Modena, che si festeggia ogni anno il 31 di gennaio. Qui di fianco al Duomo una piccola curiosità. Vedete sul palazzo una scultura che rappresenta un calciatore in rovesciata e l'iconica immagine delle figurine Panini. La storia imprenditoriale della famiglia Panini è iniziata proprio qui, nel 1945, con un'edicola che vendeva giornali. Una volta rimossa l'edicola, a memoria di questo luogo, è stata posta nel 2018 questa scultura. Ecco un dettaglio interessante del Duomo, la Porta della Pescheria. Prende questo nome perché qui si svolgeva il mercato del pesce. Sull'archivolto troviamo una storia che rappresenta Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda. La porta è datata intorno al XII secolo e ha un altro dettaglio interessante. Negli stipiti troviamo le rappresentazioni dei mesi. Per esempio gennaio sta lavorando una gamba di maiale, febbraio si scalda di fronte al camino. L'abbigliamento cambia a seconda delle stagioni, quindi giugno indossa un cappello a tesa larga per proteggersi dal sole. Luglio sta facendo il raccolto, settembre pigia l'uva per la produzione del vino. Dicembre taglia la legna di nuovo per il camino e il ciclo delle stagioni riprende. Questo largo blocco di marmo si chiama Preda Ringadora. Durante il Medioevo veniva utilizzato come un palco per tenere discorsi pubblici, ma era anche il luogo in cui avvenivano le punizioni per i debitori insolventi. Un altro utilizzo della pietra è stato per esporre i cadaveri ritrovati annegati, in attesa di essere riconosciuti. La cattedrale, insieme alla piazza e alla torre ghirlandina, sono stati dichiarati Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO già dal 1997. Come potete vedere la torre è leggermente pendente a causa di un assestamento del terreno avvenuto già dalle sue prime fasi costruttive. Ora vi porto a scoprire uno dei luoghi più affascinanti del centro storico di Modena. È il cortile del Leccio, all'interno del complesso di San Paolo. Il complesso era un convento e lo è stato fino al periodo napoleonico. Ci sono fotografie di inizio Novecento che raffigurano questo cortile e il Leccio è già presente. Oggi è un albero secolare di grande importanza. Oltre al cortile del Leccio, in un altro dei cortili interni dell'ex convento, il cosiddetto cortile del Banano. Vicinissimo a Piazza Grande il mercato Albinelli, inaugurato nel 1931. Qui potrete assaggiare tutte le specialità locali. Modena è famosa in tutto il mondo per l'enogastronomia e tanti turisti vengono in città proprio per assaggiare le ricette locali. Se venite a Modena dovete assolutamente assaggiare i tortellini in brodo. La toponomastica di Modena ci ricorda un passato in cui Modena era attraversata da canali, per esempio Corso Canalchiaro, Corso Canalgrande o Via Canalino. Qui siamo in Corso Canalchiaro e su questa strada si affacciano bellissimi palazzi immobiliari. Alle mie spalle Palazzo Levizzani. In questo edificio per un periodo ha abitato anche Luciano Pavarotti. Alle mie spalle Palazzo Gilli Cloetta, che era stato sede del Teatro Comunale prima dell'attuale sede nel teatro neoclassico che conosciamo. Questo palazzo è stato restaurato nella seconda metà del 1800. L'architetto Cesare Costa ha scelto questo abbinamento particolare di marmo e mattoni. Inoltre, sopra le finestre potete vedere queste teste di personaggi ispirate al melodramma, forse un modo per omaggiare la destinazione d'uso di questo palazzo, che per circa 200 anni è stato sede di teatro. Concludiamo in bellezza qui in Piazza Roma. Alle mie spalle il Palazzo Ducale degli Estensi, oggi sede dell'Accademia Militare di Modena. Oggi abbiamo visto solo alcune delle bellezze della città. Non vi resta che venire di persona per scoprire tutto il resto. Vi aspettiamo!
Opera Streaming. In the heart of opera.